Bentornati, oggi è il 2 febbraio 2022 e 100 anni fa esatti uscì Ulisse di James Joyce, Ulysses, il 2 febbraio 1922, pubblicato a Parigi, ma arriverà in Italia solo nel 1960. In diversi paesi fu censurato a causa dei contenuti. Vedremo che il marito e la moglie si tradiscono, quindi fu anche accusato di immoralità, ma fu un romanzo davvero straordinario perché segnò la letteratura del Novecento, la letteratura moderna. Un lavoro davvero importante perché Joyce impiegò ben 7 anni per scriverlo, la maggior parte del quale venne creato a Zurigo, quindi in Svizzera. Ogni anno il 16 giugno abbiamo il Bloomsday, cioè la giornata in cui viene ricordato e celebrato questo autore e la sua opera sia in Irlanda ma anche in altre parti del mondo, compresa l'Italia. Questo perché la storia di Ulisse, Ulysses in inglese, si svolge nella giornata del 16 giugno 1904. Joyce scelse quella data proprio perché la sua futura moglie Nora Barnacle capì di essersi innamorata di lui proprio il 16 giugno. Ho scelto di parlare brevemente di questo romanzo proprio per ricordare i 100 anni dalla data della pubblicazione. Il titolo naturalmente non è casuale, ma si richiama all'Odissea di Omero, altra opera fondamentale della nostra cultura e letteratura occidentale. Joyce guarda a quest'opera non tanto per copiarla quanto piuttosto per prenderne le distanze. È vero, la struttura è molto simile, richiama quella dell'Odissea. I 18 capitoli di cui è costituito questo libro e sono tutti collegati ai capitoli, agli episodi dei vari libri dell'Odissea. L'Odissea ha 24 libri, ma ognuno di questi capitoli comunque li richiama, perché abbiamo il capitolo di Telemaco e di Circe, delle sirene e di Penelope e così via, dei ciclopi, quindi ce ne sono veramente tanti qui dentro. Però Joyce vuole prenderne le distanze perché ora siamo proiettati nella Dublino moderna, la giornata in cui i protagonisti, i personaggi vivono queste storie è il 16 giugno 1904. Tutta la vicenda si svolge dalle 8 del mattino alle 2 di notte, quindi nell'arco di una sola giornata il protagonista, che è Leopold Bloom, insieme poi a tanti altri personaggi, quindi in realtà qui la storia coinvolge un gruppo di personaggi, tutto viene svolto, tutto viene vissuto soltanto in queste 24 ore, ma la modernità si discosta nettamente in maniera categorica dal mondo di Ulisse di Omero, perché è vero, sì, il protagonista è Leopold Bloom, che è il nostro Ulisse moderno, e poi abbiamo Telemaco, cioè Stephen Dedalus, quel figlio che è alla ricerca di un padre. E leggendo il romanzo, che è molto lungo, come potete vedere, possiamo scoprire che tutti quei valori dell'antichità, come la fedeltà coniugale, il coraggio, la forza, la speranza, la fede, sono tutti decaduti, sono spariti, polverizzati dal progresso e dalla modernità, da queste relazioni sempre più superficiali, sempre più virtuali e sempre più nascoste dietro uno schermo, dietro un medium, e non ci guardiamo neanche più in faccia. Basti pensare a 4 episodi principali. Quando Leopold Bloom assiste al funerale, lì subito ci ritorna alla mente la discesa agli inferi di Ulisse, quando deve andare a parlare con l'Endovino Tiresia per comprendere quali siano gli ostacoli da superare per poter tornare a casa, e lì Leopold Bloom avrà quindi la possibilità di riflettere sui cari defunti, sul senso della vita e soprattutto sulla morte, quindi è un momento anche di riflessione. Poi abbiamo Leopold che entra nella taverna e lì è l'ingresso nella caverna del ciclope Polifemo, quindi il puro istinto, e nell'Odissea l'istinto viene invece sconfitto dalla razionalità. Poi abbiamo Steven e Leopold che si incontrano nel bordello e lì chiaramente è una palese allusione alla dimora della maga Circe, e quindi abbiamo il puro istinto, abbiamo il tradimento perché Leopold tradisce la moglie, e infine quando poi Leopold ritorna a casa nel suo appartamento piccolo borghese, ecco che lì abbiamo il ritorno
ad Itaca, il ritorno nella madre patria, ma non c'è più la Penelope fedele ad attenderlo, perché Molly Bloom, la moglie di Leopold, lo ha tradito e lo tradisce, quindi qui Penelope non esiste più, la fedeltà coniugale è morta perché è stata sostituita dalle continue e frequenti relazioni anche superficiali, ma che sembrano andare tanto di moda, quindi molto semplicemente si tradisce con estrema facilità. È Leopold Bloom, questo ebreo irlandese che vive la giornata per le vie di Dublino. È un piccolo borghese ed è interessante perché questo capolavoro a cui Joyce lavorò per così tanto tempo è davvero anche difficile da interpretare, da comprendere. Lo stesso Joyce disse di aver inserito dentro moltissime tessere del puzzle, molti enigmi che avrebbero richiesto moltissimo tempo per poter essere compresi. Lui lo definisce un romanzo, in realtà ha proprio l'impianto strutturale, narrativo anche del poema epico, però davvero vale la pena, non è una lettura facile, molto impegnativa. Su questo libro specifico poi torneremo anche più avanti, ma mi sembrava giusto ricordarlo proprio in occasione dei 100 anni e concludo leggendo soltanto l'inizio della seconda parte dove compare per la prima volta Leopold Bloom. Infatti anche nell'Odissea il protagonista non compare subito sulla scena, ma arriva soltanto in un secondo momento. Mr. Leopold Bloom mangiava con gran gusto le interiora di animali e di volatili. Gli piaceva la spessa minestra di rigaglie, gozzi piccanti, un cuore ripino arrosto, fette di fegato impanate fritte, uova di merluzzo fritte. Più di tutto gli piacevano i rognoni di castrato alla griglia che gli lasciavano nel palato un fine gusto d'urina leggermente aromatica. E alla fine troverete lo stream of consciousness, ossia il flusso di coscienza, perché nel corso del libro alla trama, che è molto semplice, a quelle poche azioni, poi sono sempre intrecciati i pensieri e le riflessioni dei personaggi. Alla fine troverete appunto il monologo interiore di Molly Bloom, della moglie del protagonista, ed è interessante perché tutti quei pensieri si affollano nella sua mente senza la punteggiatura, perché quando noi pensiamo non abbiamo certo una scansione, una divisione realizzata mediante la punteggiatura, quindi anche lì non sarà semplice, ma a poco entrando dentro nella lettura riuscirete poi a districare tutti questi pensieri, ragionamenti e piano piano riuscirete anche a comprendere qualcosa, ma sicuramente ci torneremo. Quindi di nuovo oggi ricordiamo questa grande opera che fu scritta e pubblicata 100 anni fa. A presto.